Vi sarà sicuramente capitato di entrare in una libreria, recarvi nel reparto dedicato alla fotografia e osservare i libri dei grandi maestri lì esposti e sognare di vedere il vostro libro fotografico tra quegli scaffali. Beh, in questo video oggi vi svelerò come è facile creare e pubblicare il vostro libro fotografico e perché no vederlo tra gli scaffali delle librerie di tutto il mondo. Benvenuti in questo nuovo video. Il procedimento che vedremo oggi in questo video non è solo valido per i libri fotografici, ma per qualsiasi tipo di libro voi abbiate in mente, che sia un romanzo, un libro di racconti, eccetera. Quindi state qui e osservate bene tutti i passaggi che faremo e condividete questo video anche con coloro che magari hanno in mente, hanno voglia di pubblicare un libro e distribuirlo in tutte le librerie del mondo. Il procedimento consiste fondamentalmente in due fasi. La prima è quella proprio della creazione del libro e la seconda è quella della sua pubblicazione e della sua vendita. Per quanto riguarda la creazione del libro, se siete degli esperti di Word o degli esperti grafici in grado di creare la copertina del vostro libro, potete anche fare a meno di vedere questa prima parte e per voi sarà sicuramente interessante la seconda, quella relativa appunto alla pubblicazione e alla vendita. Per ciò che riguarda la creazione del libro è necessario avere le idee ben chiare su quale sarà il formato del nostro libro, se sarà un libro quadrato, rettangolare, che dimensioni avrà questo volume e quindi inserire le nostre immagini su ogni pagina e successivamente anche creare una copertina che tenga comunque conto della grandezza del libro e del suo spessore soprattutto. Lo spessore è indicato dal numero di pagine del libro stesso. Se volete affidare la creazione del vostro libro a dei professionisti, vi consiglio questo sito fiverr.com. Fiverr è un portale dove al cui interno potete trovare professionisti freelance di ogni genere. Questa è sicuramente la soluzione più pratica ed economica per creare il vostro libro. Possiamo ad esempio assumere un formattatore che impaginerà le nostre foto in modo corretto. Come vedete la scelta è davvero ampia e per tutte le tasche. Vi consiglio prima di procedere all'ordine di contattarlo privatamente ed esporre il vostro progetto per avere il giusto preventivo. Allo stesso modo possiamo ingaggiare un graphic designer per la creazione della copertina. Anche qui vi consiglio di accordarvi prima di procedere all'ordine con il professionista che avete scelto. E anche qui, come vedete, ci sono diverse tipologie di prezzi e di servizi, quindi guardate bene per ogni professionista il servizio che offre, i tempi che impiega per crearvi il lavoro e soprattutto se c'è la possibilità di revisioni limitate, quindi se il lavoro non vi soddisfa richiedere eventuali modifiche alla copertina, ma questo vale anche per la formattazione del vostro libro. Bene, ora che abbiamo creato il nostro libro è giunta l'ora di pubblicarlo e di venderlo. Per far questo utilizzeremo Amazon. Eh sì, avete capito bene, Amazon dà la possibilità col self-publishing, quindi con l'autopubblicazione, di pubblicare qualsiasi tipo di libro e di venderlo sulle sue piattaforme di tutto il mondo, ma allo stesso tempo anche di renderlo disponibile a tutte le librerie d'Italia, ma di tutto il mondo fondamentalmente. Ciò che faremo sarà quindi creare una versione cartacea del libro, ma è possibile anche creare una versione ebook
e quindi distribuirlo in entrambi i formati. Vediamo quindi tutti i vari passaggi che è necessario fare per poter pubblicare il nostro libro. Come prima cosa dobbiamo andare su KDP, che è il sito specifico di Amazon dedicato all'autopubblicazione, e vi lascio comunque in descrizione anche i link per accedere più agevolmente a questi siti. E qui, una volta giunti, dobbiamo accedere con le nostre credenziali di Amazon. Se non siete iscritti ad Amazon dovete prima iscrivervi e poi poter accedere da questo link. Ok, una volta entrati dobbiamo procedere al caricamento del libro. Qui, come vedete, potete scegliere tra la versione cartacea o la versione ebook. Tutti e due i processi viaggiano per conto proprio, quindi se decidete di pubblicare in entrambi i formati dovrete ripetere gli stessi procedimenti che tra poco vedremo, sia per un formato sia per l'altro. Ok, sono entrato nel caricamento della versione cartacea del nostro libro e, come vedete, è divisa in 3 fasi: dettagli, contenuto, diritti e prezzo del vostro libro. Quindi vediamo un po' cosa dobbiamo compilare: la lingua, ovviamente, titolo del libro, io ho già scritto test foto, se eventualmente avete un sottotitolo lo scrivete qui, ma è opzionale. Se fa parte di una collana e il numero di edizione, anche questi sono 2 campi opzionali, io non inserirei niente in questi 2 campi. L'autore, quindi qui scrivete il vostro nome e cognome, se ci sono stati collaboratori nello scrivere il vostro libro. Descrizione, qui scrivete un po' il contenuto del vostro libro, come metto dei caratteri a caso, quindi qui appunto dovete descrivere quello di cosa racconta il vostro libro. Diritti di pubblicazione, ovviamente se sono vostre foto possedete i diritti di copyright e di pubblicazione necessari, quindi dovete compilare questo campo. Parole chiave, allora qui questi sono i tag che aiuteranno la ricerca del vostro libro, quindi anche questi sono campi opzionali, ma vi consiglio di compilarli tutti. Quindi non so, se è un libro fotografico di street photography, scriverete qui street photography, fotografia, cioè diversi elementi che possono aiutare chi cerca il vostro libro quindi a trovarlo. Categorie, qui dobbiamo scegliere la categoria di cui fa parte il nostro libro, se è un libro di narrativa, se è un libro di fotografia. Ovviamente andiamo magari a cercare un campo adatto, insomma, al nostro libro. Vedete, ce ne sono tanti, dovete scorrerli un po' tutti. Ecco, vedete, c'è anche fotografia, quindi lo inseriamo e salviamo, lo vedete qui. Se sono contenuti per adulti dovete indicare sì o no. Ovviamente se fate delle foto di nudo magari sicuramente sarà un libro dedicato a un pubblico adulto, quindi dovete eventualmente indicare se lo è oppure no. Ok, una volta compilati tutti i vari campi salviamo e continuiamo. Ok, adesso ci troviamo nella fase 2, quella relativa al contenuto del nostro libro, e come prima cosa andremo a chiedere un codice ISBN gratuito, che non è altro che il codice a barre che permetterà poi alle librerie di poter ordinare e vendere il nostro libro. Quindi vi chiede se volete un codice ISBN, ovviamente sì. Ecco, ci è stato dato un codice a barre e quindi procediamo. Data di pubblicazione, un campo opzionale, io lo lascerei vuoto, a meno che non volete dare un'anteprima e poi pubblicare successivamente il vostro libro, quindi magari eventualmente scrivete qui la data.
Ok, opzioni di stampa. Allora, qui intanto dobbiamo scegliere il tipo di carta su cui il nostro libro verrà stampato. Ovvio che se è un libro, un romanzo ad esempio, sarà sufficiente la carta nera, la carta color crema con interno bianco e nero, quindi un libro di testo normale. Ma siccome il nostro è un libro fotografico, andremo a prendere interno a colori con carta di colore bianco. Ovviamente il tipo di carta, così come anche le dimensioni del nostro libro, influiranno sulle spese che Amazon dovrà sostenere per stamparlo. Quindi più il libro contiene pagine e di qualità ottima, migliore, più i costi di Amazon aumenteranno. Quindi questo è un fattore di cui dobbiamo tener conto, perché poi dovremo stabilire il prezzo del nostro libro, tenendo conto ovviamente anche delle spese che Amazon sostiene per poterlo stampare. Dimensioni del libro. Allora, vedete qui è già impostato 15,24 x 22 cm, ma possiamo scegliere una varietà grandissima di formati. Quindi magari se è un libro fotografico dove puntiamo magari a formati molto grandi, magari andremo a prendere il formato più grande disponibile, che è questo, il 21,59 x 27,94 cm. Impostazioni di smarginatura, io lascerei nessuna smarginatura, altrimenti vi lascia uno spazio laterale. E la copertina, se la volete opaca o lucida, anche questo influirà sui costi di spesa di Amazon per la stampa. Lasciarla opaca secondo me comunque ha un bel effetto. Ok, qui a questo punto dobbiamo caricare il testo del nostro manoscritto e la copertina. In questo campo andremo a caricare il PDF che abbiamo creato con all'interno le nostre foto. Qui caricheremo la copertina che abbiamo creato del nostro libro. Allora, in realtà qui sulla copertina possiamo scegliere che venga creata attraverso gli strumenti di Amazon, oppure se l'abbiamo già creata noi con un PDF la carichiamo tramite questa opzione. Ora, io non lo faccio perché è un processo abbastanza lungo e quindi mi occuperebbe molto tempo del video. Però una volta fatto, qui vedrete insomma il caricamento ultimato, e vedrete in questo campo un prezzo, il prezzo che Amazon andrà a sostenere per la stampa del vostro libro. Quindi partendo da quel prezzo poi imposterete le royalty, cioè quanto vorreste guadagnarci su dalla vendita. Una volta ultimati tutti questi processi, salvate e continuate. A questo punto entriamo nell'ultima fase, quella appunto dei diritti e prezzo del nostro libro, e qui indicheremo che il nostro libro può essere distribuito in tutti i territori a livello mondiale, perché ne abbiamo i diritti, e qui dobbiamo impostare un po' il prezzo di listino, tenendo appunto conto del prezzo di partenza dovuto alle spese di stampa. Quindi qui impostate il prezzo del vostro libro per ciascuna piattaforma Amazon. Vedete che c'è quello amazon.com per il mercato americano e poi tutti gli altri Amazon europei e asiatici. Quindi impostate il prezzo per ciascuno, e qui dove c'è scritto Expanded Distribution vi consiglio di flaggarlo, che vuol dire che rendete disponibile il vostro libro anche alle librerie. Quindi vuol dire che ogni libreria del mondo potrà ordinarlo e venderlo presso il proprio store. Quindi una volta che avete impostato tutti i valori necessari,
andate a pubblicare il vostro libro cartaceo. Come vi dicevo prima, la stessa cosa la potete fare anche nel formato ebook e quindi rifarete gli stessi procedimenti anche per l'altro formato. Questo procedimento ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro. I pro ovviamente sono quelli di dare la possibilità a tutti di pubblicare un proprio libro senza passare da case editrici. I contro stanno proprio nel fatto di non avere una casa editrice alle spalle che possa promuovere il nostro libro attraverso i propri canali o attraverso non so, eventi ad hoc per la promozione, e quindi toccherà a noi poi promuovere il nostro volume attraverso i social, magari non so, scrivendo in dei gruppi dedicati ai libri o eventualmente chiedere a delle librerie della nostra città di poter presentare il nostro libro, partecipare a circoli culturali e letterari dove è possibile eventualmente esporre il nostro libro e farlo conoscere. Bene ragazzi, queste erano tutte le informazioni che avevo da darvi per quanto riguarda la pubblicazione e la vendita di un libro fotografico. Spero che vi siano state utili. Fatemi sapere nei commenti se avete già pubblicato un video tramite questo procedimento oppure se avete intenzione di farlo o se queste informazioni erano nuove per voi. Spero che vi sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul canale di Street Level Photography. Ciao ragazzi e alla prossima! Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, ma ricordati anche di seguirci su Facebook e Instagram.